Lezione 1. Scelte del caffè. Buongiorno Anna, volevo provare una nuova caffetteria. Hai qualche consiglio? Ciao Giovanni, certo. Adoro provare caffè diversi. Quale mi consigli? Recentemente ho scoperto un posto che serve un'ottima birra fredda. È perfetto per le giornate calde. Sembra rinfrescante. Anche a me piace una buona birra fredda. Hanno gusti particolari? Sì, offrono opzioni alla vaniglia e alla nocciola. Esaltano davvero il gusto. Adoro i caffè aromatizzati. Di solito scelgo il caramello macchiato. È dolce e delizioso. Questo è un classico. L'ho provato un paio di volte ed è sempre soddisfacente. Se ti piacciono i caffè dolci, dovresti provare anche la loro moka. È ricco e cioccolatoso. Sembra allettante. Andiamo a vederlo insieme questo fine settimana. Lezione 2. Emozione sportiva. Ehi Anna, hai visto la partita ieri sera? Ciao John, no, me lo sono perso. Chi ha vinto? È stata una partita intensa. La squadra di casa ha vinto per un solo punto nei minuti finali. Oh, sembra eccitante. Ho sentito che hanno suonato davvero bene. Lo hanno fatto. La difesa era forte e il pubblico era elettrizzato. Posso solo immaginare. Di solito guardi le loro partite? Sì, cerco di catturarne la maggior parte. È sempre emozionante vedere come si esibiscono. Dovrei iniziare a guardare anch'io. Sembra un ottimo modo per godersi lo sport e le gare con gli amici. Decisamente. Inoltre l'atmosfera durante le partite è imbattibile. Lezione 3. Avventure sull'isola. E Anna, hai mai viaggiato su un'isola remota? Ciao Giovanni, sì. L'anno scorso sono andato su un'isola sperduta dei Caraibi. È stato incredibile. Sembra fantastico. Com'era l'isola? Era bellissimo, con spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina. Perfetto per nuotare e rilassarsi. Oh, hai provato qualche sport acquatico mentre eri lì? Sì, ho fatto snorkeling e ho visto tanti pesci colorati. Sembrava di nuotare in un acquario. Deve essere stato mozzafiato. Ho sempre desiderato provare lo snorkeling. È stato facile imparare. Assolutamente. Gli istruttori sono stati molto utili e hanno reso il tutto facile per i principianti. È fantastico sentirlo. Hai esplorato anche l'isola stessa. Sì, ho camminato fino a un punto panoramico che dominava l'intera costa. La vista era incredibile. Sembra un'avventura perfetta. Mi piacerebbe visitare un'isola remota un giorno. Dovresti. È un'esperienza così rinfrescante, lontano dal trambusto della vita quotidiana. Posso immaginare. Dovrò iniziare a pianificare un viaggio presto. Lezione 4. Una giornata al lago. Buongiorno Anna. Stavo pensando di visitare quel bellissimo lago di cui abbiamo parlato. Ciao John, sembra perfetto.
È un posto così sereno. Dovremmo invitare alcuni amici a unirsi a noi. Ottima idea. Più siamo meglio, eh? Potremmo trascorrere una fantastica giornata all'aria aperta. Esattamente. Potremmo portare un picnic e goderci del cibo vicino all'acqua. Posso preparare panini e snack. Cos'altro dovremmo portare? Non dimentichiamo le bevande. Porterò della limonata e dell'acqua frizzante. Sembra rinfrescante, e dovremmo portare un frisbee o una palla con cui giocare. Sì, sarà divertente avere alcune attività con cui divertirsi. Pensi che dovremmo fissare un orario per incontrarci? Che ne dici di incontrarci verso le 11? Questo ci dà abbastanza tempo per organizzare il nostro picnic. Perfetto! Posso mandare un messaggio ai nostri amici e farglielo sapere. Sarà una giornata meravigliosa. Sono emozionato. Trascorrere del tempo in riva al lago con gli amici sarà davvero rilassante. Lezione 5. Pianificazione del progetto. Ehi Anna, volevo parlare della tempistica del nostro progetto. Quanto dovremmo essere specifici con la sequenza temporale? Ciao John, sembra ragionevole. Penso che dovremmo fissare scadenze chiare per ciascuna fase. Sono d'accordo. Aiuta a responsabilizzare tutti. Pensi che dovremmo includere un tempo di buffer per ritardi imprevisti? Assolutamente. È sempre bene anticipare le sfide. Un po' di tempo in più può alleviare lo stress in seguito. Giusto. Che ne dici di delineare prima le tappe principali? In questo modo possiamo suddividere tutto in compiti più piccoli. Questo è un approccio intelligente. Ci consente di monitorare i progressi in modo più efficace. A quali traguardi pensi che dovremmo dare priorità? Credo che partire dalla fase di ricerca sia fondamentale. Una volta che avremo abbastanza informazioni, potremo andare avanti con sicurezza. Ottimo punto. Successivamente, dovremmo concentrarci sullo sviluppo e sui test prima del lancio finale. Sì, avere una sequenza temporale strutturata ci aiuterà a rimanere organizzati e a raggiungere i nostri obiettivi in tempo. Lezione 6. Saluti per le vacanze. Ehi Anna, stavo pensando a come salutare le persone quando sei in vacanza. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Può davvero cambiare in base a dove ti trovi. Esattamente. Se ritrovi in un luogo tropicale potresti voler dire qualcosa del tipo ciao dal paradiso. È un modo divertente per salutare le persone. Da un tono allegro. Giusto. E se ti trovi in una città vivace potresti dire qualcosa del tipo saluti dalle strade vivaci. Lo adoro. Cattura l'energia della città. Pensi che dovremmo includere i nostri programmi di vacanza nei nostri auguri? Decisamente. Condividere la tua posizione può rendere la conversazione più coinvolgente. Sì, invita gli altri a porre domande sulle tue esperienze. Esattamente. E se stai visitando un sito storico potresti dire esploriamo la storia qui. Mi piace che, dà un senso di avventura e curiosità. Che tipo di saluto utilizzeresti? Probabilmente direi qualcosa del tipo salutando dalle montagne se stessi facendo un'escursione. Lezione 7. Rompere le abitudini.
Ehi Anna, sapevi che ha smesso di mangiarsi le unghie a gennaio? Ciao Giovanni, davvero? È impressionante. Ma perché si riparte sempre entro febbraio? È interessante notare come le abitudini possono essere così difficili da rompere. Penso che lo stress giochi un ruolo importante. Questo ha senso. A volte le persone ritornano alle vecchie abitudini quando si sentono sopraffatte. Esattamente. Forse potrebbe provare alcune tecniche per alleviare lo stress, come la meditazione o la respirazione profonda. Sono ottimi suggerimenti. Potrebbero aiutarlo a gestire meglio la sua ansia. Giusto. Inoltre, tenere le mani occupate con qualcos'altro potrebbe essere efficace. Ti piacciono i giocattoli fidget o anche gli scarabocchi? Ciò potrebbe distrarlo dal mangiarsi le unghie. Sì, e anche stabilire piccoli obiettivi potrebbe aiutare, come puntare a passare una settimana senza mordere. È una buona idea. Celebrare le piccole vittorie può aumentare la fiducia. Assolutamente. Si tratta di apportare cambiamenti graduali e trovare ciò che funziona meglio per lui. Lezione 8. Piani di pagamento. Buongiorno Anna. Quali sono i tuoi pensieri sul programma di pagamento per il progetto? Ciao John, penso che dovremmo preferire un pagamento trimestrale. È più facile gestire il flusso di cassa in questo modo. Sono d'accordo. I pagamenti trimestrali forniscono una struttura chiara e aiutano con la definizione del budget. Inoltre, ci consente di valutare i progressi ogni pochi mesi. Questo è importante per la valutazione del progetto. Esattamente. Mantiene tutti responsabili e garantisce che rimaniamo sulla buona strada. Pensi che dovremmo offrire un incentivo per i pagamenti anticipati? È un'idea meravigliosa. Un piccolo sconto potrebbe incoraggiare la puntualità dei pagamenti. Sì, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti. Hai pensato a come dovremmo comunicarlo? Penso che un'email chiara che delinei il programma di pagamento e gli incentivi funzionerà bene. Lezione 9. Esperienze uniche. Ehi Anna, stavo pensando a come ognuno ha esperienze uniche che lo modellano. Ciao John, è proprio vero. Ogni esperienza ci insegna qualcosa di prezioso. Esattamente. Anche i piccoli momenti possono lasciare un impatto duraturo. Sono d'accordo. Ad esempio, viaggiare in un posto nuovo può ampliare le nostre prospettive. È un'idea meravigliosa. Incontrare nuove persone e sperimentare culture diverse è arricchente. Decisamente. E ci aiuta ad apprezzare di più la nostra vita. Hai qualche esperienza unica che ti colpisce? Sì, fare un'escursione su una montagna e guardare l'alba è stato indimenticabile. Sembrava magico. Sembra incredibile. Mi piacerebbe vivere un'esperienza simile. Dovremmo organizzare un'escursione insieme. Lezione 10. Prestazioni ottimali. Ciao Anna, ho letto che un riposo adeguato è importante per prestazioni ottimali. Ciao Giovanni, è assolutamente vero. Senza dormire a sufficienza, la nostra produttività può risentirne. Esattamente. Hai qualche consiglio per un principiante come me per migliorare la mia routine del sonno? Sicuro, stabilire un orario per andare a dormire coerente è fondamentale.
Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora aiuta a regolare l'orologio biologico. Ha senso. Cos'altro posso fare? Anche limitare il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a letto è importante. La luce blu dei dispositivi può interferire con il sonno. L'ho sentito. Forse dovrei leggere un libro invece di usare il telefono di notte. Ottima idea! La lettura può aiutarti a rilassare la mente e prepararti al sonno. Ci sono tipi specifici di libri che consigli per rilassarti? La narrativa leggera o anche la poesia possono essere rilassanti. È bello fuggire in un altro mondo. Ci proverò. Che ne dici di creare un ambiente rilassante nella mia camera da letto? Decisamente. Abbassa le luci, mantieni la stanza fresca e considera l'utilizzo di oli essenziali come la lavanda per un'atmosfera rilassante. Sembrano ottimi suggerimenti. Sono entusiasta di migliorare le mie abitudini di sonno. Lezione 11. Abitudini telefoniche. Buongiorno Anna. Hai notato quanto tempo le persone trascorrono sui loro telefoni oggigiorno? Ciao Giovanni, sì, è abbastanza sorprendente. Molte persone sembrano incollate ai loro schermi. Lo so, a volte mi chiedo come influisce sulle nostre interazioni sociali. Questa è una preoccupazione legittima. Le persone spesso perdono le conversazioni faccia a faccia perché sono distratte. Esattamente. È importante trovare un equilibrio tra il tempo trascorso davanti allo schermo e le interazioni nella vita reale. Assolutamente. Impostare orari specifici per controllare i nostri telefoni può aiutare. Questo è un buon consiglio. Cos'altro possiamo fare per ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo? Dedicarsi agli hobby o alle attività all'aria aperta è un ottimo modo per staccare la spina. Può essere rinfrescante. Vero, mi piace fare escursioni e leggere. Queste attività possono davvero distrarmi dal telefono. Quelli sono perfetti. Inoltre, trascorrere del tempo nella natura ha i suoi vantaggi. Farò uno sforzo per limitare l'utilizzo del telefono e concentrarmi maggiormente sulle attività che mi piacciono. Lezione 12. Storia ed etica. Ehi Anna, hai mai studiato i leader sociali e politici del vecchio Sud? Ciao Giovanni, sì, è un argomento affascinante ma complesso, soprattutto per quanto riguarda l'uso del lavoro schiavo. Assolutamente. Molti di questi leader hanno costruito la loro ricchezza e il loro potere sulle spalle delle persone schiavizzate. È scioccante pensare a quanto profondamente radicato quel sistema fosse nella società. Giusto. Ha plasmato non solo l'economia, ma anche le strutture sociali dell'epoca. E le implicazioni morali erano enormi. Solleva interrogativi sulla giustizia e sui diritti umani. Esattamente. Molti leader lo giustificarono sostenendo che fosse essenziale per la loro economia agricola. Ma questo ragionamento non giustifica la sofferenza e lo sfruttamento coinvolti. No, non è così. È importante ricordare queste storie in modo da poter imparare da esse. Sono d'accordo. Comprendere il passato può aiutarci ad affrontare i problemi attuali della disuguaglianza. È un promemoria dell'importanza di difendere i diritti umani e la giustizia sociale. Lezione 13. Effettuare prenotazioni.
Buongiorno Anna. Sarebbe fantastico se potessimo procurarci i biglietti per il concerto della prossima settimana. Ciao John, puoi confermare i posti? Voglio assicurarmi che stiamo insieme. Sicuro. Ora controllerò la mappa dei posti. Penso che ci siano dei buoni posti disponibili. Perfetto! Spero che riusciremo a trovare dei posti vicino al palco. È molto più divertente così. Sono d'accordo. L'energia è sempre migliore quando sei più vicino. Per favore, aspetta un attimo mentre li prenoto per te. Nessun problema. Non vedo l'ora di vedere la band dal vivo. Li hai già visti? Sì, li ho visti un paio di anni fa. Hanno messo su uno spettacolo incredibile. Questo mi rende ancora più emozionato. Ricordi qualche canzone specifica che hanno suonato? Decisamente. Il loro singolo di successo ha fatto ballare davvero tutti. Spero che lo giochino di nuovo. Lezione 14. Fughe da sogno. Ehi Anna, hai pensato ai nostri programmi per le vacanze? Ciao Giovanni, sì, puoi provare ad affittare una villa sulla spiaggia o prenotare un accogliente boutique hotel nelle vicinanze. Sembra fantastico. Adoro l'idea di svegliarmi con la vista sull'oceano. Anche io. Una villa fronte mare sarebbe davvero rilassante. Potremmo goderci le nostre mattinate direttamente in riva al mare. Esattamente. Immagina di sorseggiare un caffè sulla terrazza mentre ascolti le onde. Sarebbe l'inizio perfetto della giornata. In più la sera potremmo fare delle grigliate. Sì, e un boutique hotel potrebbe offrire esperienze locali uniche, come corsi di cucina o visite guidate. È vero! È bello immergersi nella cultura locale. Cosa preferisci? Penso che mi orienterò verso la villa per quella sensazione di spiaggia privata. Ma anche l'hotel sembra intrigante. Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi. La villa è perfetta per il relax, mentre l'hotel offre comodità. Vero? Potremmo anche dividere il nostro soggiorno tra i due. Qualche giorno in villa e poi qualche giorno in albergo. È un'idea intelligente. Ci darebbe il meglio di entrambi i mondi. Inoltre, mantiene il viaggio emozionante. Esattamente. Inizierò a ricercare alcune opzioni per vedere cosa è disponibile. Lezione 15. Routine mattutina. Buongiorno Anna. Ho pensato a quanto sia importante una buona routine mattutina. Ciao John, è intelligente. Una bella mattinata può davvero far ripartire la giornata. Sì, ho notato che quando mi sveglio presto e pianifico la mia giornata mi sento più produttivo. Assolutamente. Dà un tono positivo per il resto della giornata. Inoltre, evita gli spazi affollati nella corsa mattutina. Sì, adoro fare una passeggiata mentre fuori è ancora tranquillo. È così tranquillo. Sembra adorabile. Di solito mi piace meditare per qualche minuto per schiarirmi la mente. La meditazione è un'ottima pratica. Dovrei provarlo. A che ora ti svegli di solito? Il mio obiettivo è intorno alle 6:30. Mi dà abbastanza tempo per prepararmi senza sentirmi affrettato. È una buona idea.
Potrei impostare la sveglia un po' prima per incorporare un po' di tempo tranquillo. Decisamente. È un ottimo modo per iniziare la giornata con intenzione. Cos'altro vuoi aggiungere alla tua routine? Mi piacerebbe includere un po' di stretching leggero o yoga. Aiuterebbe a risvegliare il mio corpo. Lezione 16. Scoperte dello shopping. Ehi Anna, hai trovato qualcosa che ti è piaciuto mentre facevi shopping ieri? Ciao Giovanni, sì, ho trovato un bel paio di jeans e una giacca elegante. È stato un viaggio riuscito. È fantastico. I jeans erano in offerta. Li avevamo. Adoro trovare buoni affari. Rende lo shopping ancora migliore. Sono totalmente d'accordo. Che stile hai scelto per i jeans? Ho optato per la classica gamba dritta. Sono versatili e possono essere vestiti su o giù. Scelta intelligente. I jeans a gamba dritta possono essere abbinati praticamente a tutto. E la giacca? È una giacca di jeans leggera. Perfetto per stratificare con questo tempo. Sembra un'ottima aggiunta al tuo guardaroba. Hai comprato qualcos'altro? Solo un paio di accessori, come una sciarpa carina e degli orecchini. Completano davvero gli outfit. Carino. Gli accessori possono fare un'enorme differenza. Anch'io devo aggiornare il mio guardaroba. Dovresti. È sempre divertente rinfrescare il tuo stile. Hai qualcosa di specifico in mente? Sto cercando un nuovo paio di scarpe da ginnastica e delle magliette comode per le uscite che voilà. Lezione 17. Regole della strada. Buongiorno Anna. Ultimamente sto pensando alla sicurezza stradale. Tutti dovrebbero rispettare il codice della strada. Ciao Giovanni, assolutamente. È vitale per la sicurezza di tutti, soprattutto con così tanti veicoli e biciclette in giro. Giusto. Credo che i ciclisti dovrebbero cedere ai pedoni sulle strisce pedonali. Ha senso tenere tutti al sicuro. Decisamente. I pedoni hanno la precedenza, ma è importante che anche i ciclisti siano prudenti. Esattamente. Importante rispettarsi a vicenda sulla strada. Cosa ne pensi delle piste ciclabili? Sono un'ottima idea. Le piste ciclabili dedicate possono prevenire gli incidenti e incoraggiare più persone a pedalare. Sono d'accordo. Rende il ciclismo più sicuro e più attraente. Hai mai guidato la tua bicicletta in città? Sì, l'ho fatto. Può essere un po' scoraggiante, ma le piste ciclabili aiutano molto. È un modo divertente per esplorare. Sembra eccitante. Dovrei provarlo. Hai qualche consiglio per i principianti? Inizia con strade più tranquille e sii sempre consapevole di ciò che ti circonda. La sicurezza prima di tutto. Ottimo consiglio. Lo terrò a mente quando inizierò a pedalare di più. Lezione 18. Sport in Canada. Ehi Anna, hai sentito parlare dei diversi campionati sportivi in Canada? Ciao Giovanni, sì, il Canada ha una ricca cultura sportiva, soprattutto con i campionati di hockey e lacrosse. Assolutamente. Si stima che gli sport e i campionati professionistici in tutto il paese contribuiscano in modo significativo all'economia. È affascinante.
L'hockey, in particolare, sembra essere una passione nazionale. Perché pensi che sia così? Penso che sia profondamente radicato nella storia canadese e nel clima. Il clima freddo lo rende perfetto per gli sport sul ghiaccio. Vero, anche il lacrosse è unico in Canada. È considerato il nostro sport estivo nazionale. Esattamente. Adoro il fatto che entrambi gli sport abbiano un seguito così forte nella comunità. Segui qualche squadra? Io faccio. Sono un grande fan dei Toronto Maple Leafs. Le loro partite sono sempre emozionanti da guardare. È fantastico. Sostengo i Calgary Flames. La rivalità tra queste squadre crea incontri entusiasmanti. Di sicuro. È sempre divertente guardare le partite con gli amici, soprattutto durante i playoff. E il lacrosse? Ho visto alcune partite. La velocità e l'abilità coinvolte sono impressionanti. Hai mai giocato? L'ho provato al liceo. È un gioco frenetico, ma mi è piaciuto. E tu? Ho giocato a livello ricreativo. È un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi con gli amici. Lezione 19. Social media e benessere. Buongiorno Anna. Ho pensato a come i social media influiscono sul nostro benessere. Ciao John, questo è un argomento importante. Può essere sia positivo che negativo, a seconda di come lo usiamo. Esattamente. Seguire account stimolanti può motivarci, ma dobbiamo anche smettere di seguire account che ci fanno sentire male con noi stessi. Assolutamente. È fondamentale curare i nostri feed per promuovere positività e fiducia in se stessi. Ho notato che vedere troppe immagini perfette può portare a paragoni e insoddisfazione. È proprio vero. È facile dimenticare che i social media spesso mostrano solo gli aspetti salienti della vita delle persone. Giusto. Cerco di concentrarmi su account che condividono esperienze reali e incoraggiano l'autenticità. È un ottimo approccio. Coinvolgere comunità solidali può fare un'enorme differenza. Di sicuro. Hai trovato qualche account che ti piace davvero? Sì, seguo alcuni sostenitori della salute mentale. I loro post sono edificanti e mi ricordano di prendermi cura di me stesso. Sembra meraviglioso. Cercherò account simili. Si tratta di circondarci di positività. Lezione 20. Vita scolastica. Ehi Anna, ti ricordi la nostra nuova insegnante? Il suo nome è il signor Parker. Ciao Giovanni, sì, ho sentito che ha molti metodi di insegnamento interessanti. Cosa pensi di lui? Penso che sia fantastico. Rende l'apprendimento divertente e si impegna davvero con gli studenti. È fantastico. Adoro gli insegnanti che riescono a connettersi con le loro classi. Che materia insegna? Insegna storia. Le sue storie sul passato danno vita alle lezioni. Sembra affascinante. Mi è sempre piaciuta la storia quando veniva presentata in modo emozionante. Esattamente. E ci incoraggia a fare domande, il che rende la lezione più interattiva. Questo è importante. Ci aiuta a comprendere meglio il materiale.
A proposito, sai a che ora iniziano le nostre lezioni? Sì, la campanella della scuola suona alle 8:45. Dovremmo cercare di essere puntuali. Decisamente. Non voglio perdere nessuna delle lezioni del signor Parker. Pensi che ci darà qualche progetto? Probabilmente. Ha detto che voleva che lavorassimo su progetti di gruppo per incoraggiare il lavoro di squadra. Non vedo l'ora. Lavorare con i compagni di classe può rendere l'apprendimento ancora più piacevole. Di sicuro. Assicuriamoci di sederci insieme in modo da poter collaborare facilmente. Lezione 21. Tradizioni del ringraziamento. Buongiorno Anna. Con l'avvicinarsi del ringraziamento ho pensato alle nostre tradizioni. Ciao Giovanni, anch'io. Il ringraziamento è un momento davvero speciale. Cosa fai di solito? La mia famiglia ha una grande cena con molto cibo. Da una grande verdura arancione che cresce sul terreno prepariamo la torta di zucca. Sembra delizioso. La torta di zucca è un classico. Aiuti con la cucina? A volte mi piace aiutare mia mamma a preparare i pasti. È un modo divertente per legare. Lo adoro. La mia famiglia prepara anche il tacchino e il ripieno e includiamo sempre la salsa di mirtilli rossi. Io, a salsa di mirtilli rossi aggiunge una bella acidità. Hai qualche piatto speciale? Sì, mia nonna prepara il suo famoso casseruola di patate dolci. È sempre un successo. Sembra fantastico. Mi piacerebbe provarlo. Cos'altro ti piace durante il ringraziamento? Adoro passare il tempo con la famiglia e condividere ciò per cui siamo grati. È commovente. Assolutamente. È un ottimo momento per riflettere sull'anno e apprezzare i nostri cari. Lezione 22. Pianificazione del picnic. Ehi Anna, hai iniziato a pianificare il nostro picnic questo fine settimana? Ciao Giovanni, sì, stavo pensando a cosa dovremmo portare. Hai qualche idea? Penso che i panini sarebbero un'ottima scelta. Sono facili da confezionare e deliziosi. Buona chiamata. Mi assicurerò di portare anche della frutta fresca. Sarà rinfrescante in una giornata calda. Assolutamente. Magari possiamo preparare anche degli snack come patatine o barrette di cereali. Ottima idea. Dovremmo anche portare con noi delle bevande. Che ne dici della limonata? Sì, la limonata sarà perfetta. Nel caso in cui faccia troppo caldo, avremo qualcosa di interessante con cui goderci. Esattamente. Porterò una borsa frigo per tenere tutto al fresco. Pensi che abbiamo bisogno di una coperta? Decisamente. Una coperta da picnic lo renderà più comodo. Ne porterò uno da casa. Perfetto! Non vedo davvero l'ora di fare questo picnic. Sarà una bella pausa dalla nostra routine. Lo stesso qui. Sarà un ottimo modo per rilassarsi e godersi a vita all'aria aperta. Facciamo una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nulla.